puntati come un fungo nel festival è Adrian Sitaru, di cui non si sapeva praticamente niente, che ha portato 2 film, uno è legittimo, che era già stato al Festival di Berlino, e qui ha portato questo FIXER, titolo inglese, e l'altro titolo, FIXEUR, è francese. No, è anche il titolo originale. Benissimo, che è francese il titolo. 2 film, lo dicevo già quando ero stato qui come membro della giuria, 2 film molto molto lontani come idea di cinema e anche come storia, il che promette bene per un regista nuovo o quasi nuovo, perché di solito l'idea di regista è quello che fa, ha le sue idee di cinema e la fa film dopo film e va avanti. Invece lui ha fatto 2 film molto molto diversi. Ci dice come gli è venuta questa idea di fare 2 film così lontani uno dall'altro. I already broke that mic, sorry. Yeah, they are very diverse features indeed, but actually this is Illegitim is my 4th feature film and sort of 5th. Somehow I think it's very difficult to talk from my point of view, but I think I try with each of my feature film to be different. The third is domestic, it's called domestic, and it's kind of try the black comedy or something. Yeah, but yeah. In realtà quello che faccio io è cerco con ogni film di raccontare una storia diversa, comunque approcciare qualcosa di diverso. In realtà Illegittimo è già il mio 4º lungometraggio, e FIXER è il 5º, e quello che faccio appunto cerco di parlare di argomenti diversi, affrontandoli in modo diverso. Il terzo si chiama Domestic ed è una specie di commedia nera su argomenti domestici. Especially with Illegitimate, and this is the secret why I have to feature. I did in the same, almost in the same time. Illegitimate, I developed very different to the other project. It started like an experiment for me, and I worked with some actors. I wanted to be something between documentary and fiction. I never planned to be a film, just to try something. It was a kind of workshop, but it went very well. And when I had something edited and the editor of the project, and then a French co-producer and Polish co-producer, and finally it was a film. But somehow I developed in parallel with the FIXER, who is like, let's say, a normal Romanian film budget with the script and everything, but Illegitimate, it doesn't any script. It was, yeah, as I said, very experimental developed. We shot only 1 take, the first one, because I said this is the real life and observational documentary, but I worked with fictional characters. So somehow it was an accident that we finished the both films almost in the same time, and one Illegitimate was in Berlin, and then FIXEUR was in Toronto, but actually FIXEUR, I think we finished earlier than Illegitimate, so it was a matter of time and with the synchronization. But, or maybe not so good, because it's not good to have 2 films in the same time. They are complete themselves, so maybe it's not so good, but thanks to Torino and Emmanuel, it's a premiere for me, and maybe the first and the last festival that I will have to feature at the same time, and I feel very honored about that. Per quanto riguarda, in realtà diciamo, il segreto per cui perlomeno Illegitim è diverso da tutto il resto delle mie produzioni, perché The FIXER in realtà è un film che si può considerare più normale, nel senso che è stato sviluppato con un normale budget, tipico film con un normale budget, con una sceneggiatura, cose del genere, mentre Illegitim non è mai stato un film come idea di partenza, è stato sempre un esperimento inizialmente, era un qualcosa di sperimentale che volevo provare a vedere di sviluppare. Parallelamente, per questo ci sono questi 2 film in parallelo che sono
completato, diciamo, contemporaneamente. Noi in realtà The FIXER, l'ho finito ancora leggermente prima di Illegittime. Comunque Illegittime ho provato, volevo fare un qualcosa che non volevo semplicemente provare a lavorare con delle persone, degli attori, senza sceneggiatura, senza niente, per replicare quello che potesse essere la vita reale, una specie di afflato, diciamo, documentaristico. Per quanto quello che abbiamo fatto è semplicemente lavorato con queste persone in una specie di workshop, diciamo così, di laboratorio, e senza sceneggiatura, senza niente, proprio perché volevo vedere se riuscivo a fare qualcosa di completamente diverso da quello che facevo di solito, e senza sceneggiatura, girando ogni scena soltanto una volta, era buona la prima, perché come dicevo io questa è la vita reale, nel senso non può esserci una ripetizione. Poi in realtà devo dire che poi uno è andato a Berlinale, l'altro FIXEUR a Toronto, ma devo dire che questa sarà anche per me la prima e l'ultima volta che farò una cosa del genere, nel senso fare due produzioni in parallelo, ed è la prima volta che presento due film contemporaneamente, cioè sviluppati, diciamo, in parallelo, per quanto non sia finito qualche giorno, qualche tempo prima dell'altro, anche se per me è appunto un grande onore essere qui presente con queste due produzioni. And just to finish your question somehow, I think actually I have something in common in these two feature films. Both are about moral dilemmas, about how it's called, choices, but it's something connected with moral dilemma that maybe I have not only in these two films, maybe in all of my films. So in this way, maybe the theme is common at least. Giusto per completare la risposta alla tua domanda, credo che ci sia comunque un punto, almeno un punto in comune tra questi due film e anche con la rimanente il resto della mia produzione, cioè che entrambi i film, nel caso specifico, affrontano una tematica che è abbastanza comune agli altri film, e forse una tematica mia anche, cioè la questione del dilemma morale, le scelte che si fanno collegate a quello che può essere il dilemma morale in questo caso dei protagonisti del film, ma che può essere anche un problema, una problematica che anch'io personalmente sento profondamente, ed è qualcosa che in ogni caso si ritrova anche negli altri film. Il film The FIXER, sì, ho letto che deriva da eventi reali, da fatti reali, da una storia vera. Com'era la storia vera? E che cosa ci ha aggiunto lui per farlo diventare il film? It's the story of my DP. He worked before come to the same film school. He worked like FIXEUR, the FIXER, like it's a best boy in a let's say in a French press agency in Bucharest, and it happened more or less this story that we saw in the film, and he had this in that time moral dilemmas about what he's doing good in the name of journalism, of course, of the best the quality journalism. I have talking with him, sometimes I have the same dilemma when if I'm abusing or not people or animals doing films in the name of art and these kind of things, where is the line when we are talking about abusing people, of course with best intentions. So the story, of course, it's fiction. We written together with him and his wife and another, it was a script consultant, Răzvan Rădulescu, who is maybe my opinion, the best Romanian scriptwriter. He worked with Cristi Puiu and Radu Muntean and many. So yeah, this is the root of this story. The story is fiction, or like something that happened? It's fiction because it's fiction. We didn't try to just to make it exactly how it happened, but yeah, he met a girl, how it happened in the film, and of course it's not 100% keep it the truth.
Dunque la storia è, diciamo, la storia che racconto è ispirata a una storia reale, per quanto la storia non sia al 100% corrispondente alla storia vera, nel senso è un qualcosa che è successo al mio direttore della fotografia, prima che diventasse il mio direttore della fotografia, prima ancora che frequentasse la scuola di cinematografia che frequentavo anch'io, quindi insomma prima di incontrarlo. Questa persona faceva quello che si chiama il FIXER, cioè questa persona che viene assunta dal giornalista come aiuto sul campo, no? Quando si tratta di inviati all'estero, si chiama FIXER. E lui aveva lavorato in questo ambito e durante questo momento di lavoro come FIXER aveva avuto questa esperienza, mi ha incontrato una ragazza, insomma, e mi ha raccontato questa storia. E in realtà quello che ho fatto io in quel momento, quando ne abbiamo parlato, era preso appunto da questo dilemma morale di chiedersi dov'è il confine che non bisogna varcare in nome fino a che punto si può arrivare anche in nome del buon giornalismo, voglio dire del giornalismo di alta qualità, fino a che punto, qual è la soglia che non si deve varcare, quindi un problema etico dal punto di vista giornalistico, e che era un problema che sentivo anch'io, perché avendo cominciato a chiedermi effettivamente, a farmi delle domande sul mio comportamento, in nome dell'arte, se per caso non esagerassi, non mi comportassi in modo etico nei confronti sia della mia troupe sia degli animali che venivano utilizzati per i miei film. Quindi abbiamo scritto la sceneggiatura insieme, anche la moglie e un consulente della sceneggiatura, con riferimento alla storia, ma senza senza che la storia venisse riferita, diciamo, in tutti i suoi dettagli, non è corrispondente al 100%. Ecco, questo è il film, se lo riduciamo alle 3 righe di trama, cioè il confronto tra una storia, una realtà tragica, quella della prostituzione minorile, e il ruolo che i media hanno in queste occasioni. Quando ho letto questo, io ho detto, speriamo che non sia solo questo. E infatti il film non è solo quello. E il bello del film è che ci sono un sacco di altre cose che non collimano con questa faccenda qua. Per esempio, le faccio un elenco uno a uno e poi lei mi dice perché ha messo dentro queste scene qua. La faccenda del braccio amputato. Quella lì è una cosa che non c'entra niente con quella idea di racconto morale. C'è uno che in treno mette il braccio amputato sopra sul retino, sul portavalige, e poi comincia a raccontare tutta la storia del suo braccio amputato fino a quando riesce a guarire dal male che gli fa il pezzo di braccio che non ha più, perché gli dicono, scusate, di farsi una sega con l'arco fantasma, gli portano delle visite oscene, lui si masturba, dopo un po' di giorni il dolore scompare e dice riesco anche a eiaculare. È una cosa bellissima nel film, proprio perché è assolutamente estranea al corpo del film. I don't agree, it's outside of the body. No, I will explain. Yeah, that scene, it was funny. Răzvan Rădulescu, the script consultant, told, working on it, I think here in the middle needed a scene that Sitaru has in all of his films, somehow connected but not at all connected with the film. So I think about it, and for me was one thing very important, and all the time when I talk, it was what is the symbol of abusing or taking care. These are two words that I had in my mind working on this script. Abuse, but then also taking care. And I said that the hand, with your hand you can slap a child or everybody, or you can care. So somehow the hand became in my mind a kind of symbol. So the second story, and maybe it happened and remained in my mind,
watching the TED. It's a doctor. You know, TED, it's conferences like, I don't know, 10 to 20 minutes that people, scientists, or not necessarily only scientists, psychologists are speaking about new things in science. Anyway, I saw an Indian doctor talking about this, it's on YouTube usually, TED or TED, yeah, TED. And I saw this Indian doctor, how he treats people with missing arms, not limbs, because it was very real, this story about, and many people have some ghost pains in these ghost members that are missing, and he solved putting this mirror. And this was the story that I bring it there in the film, and then Claudia, actually the wife of my MP, who actually she wrote the script, like physically. I think, yeah, together we make it more funny about masturbation, because why not? It could happen anything. So I make it a bit more fiction. Then I saw the doctor, but this was my connection with the film. I need a scene talking about our hand and how we are using our hand, but somehow, yeah, I have not been on the nose to be, I don't know, in another level connected, or maybe not. And I like this kind of scenes in film. In realtà non so se effettivamente sia completamente abuso del corpo del film, nel senso che vi è un collegamento per quel che riguarda i concetti di abusare, insomma maltrattare quello che è, o prendersi cura di, che per noi passa attraverso per esempio quello che è l'uso che facciamo delle mani, no? Della mano. Questo premettendo che in ogni caso parlato il consulente alla sceneggiatura, lo script consultant, aveva detto mentre sviluppavamo quello che parlando anche con Claudia, la moglie del direttore della fotografia, che è quella che ha scritto fisicamente la sceneggiatura, e parlando insieme si è svelato, diciamo, ha sottolineato la necessità di seguire quello che in fondo è lo stile, mio stile, nel senso che ogni tanto ci devono essere inserite nel film delle scene, un qualcosa che sia forse avulse apparentemente dal corpo del film, ma che hanno in realtà dei collegamenti, perché a me piacciono questo tipo di mi piace inserire queste cose così che sembrano assolutamente strane. Nel caso specifico, appunto, è importante per me il concetto della mano, la mano che può, come viene detto, sia prendere a schiaffi, e quindi in questo caso si abusa, si maltratta, sia accarezzare, quindi questo è il simbolo di come si può prendere cura, si può maltrattare e al contempo prendersi cura, amare una persona o un essere vivente. E questo, ho inserito questa scena con quelle particolari soluzioni perché in ogni caso a me piace molto una cosa che si vede su YouTube, sono delle conferenze, diciamo, TED, sono delle conferenze scientifiche, ci sono dei medici o cose del genere che parlano, e vidi una volta, ho visto questo dottore, questo medico indiano che curava proprio queste persone che hanno questa fenomenologia, sintomatologia dell'arte fantasma, usando gli specchi, come è detto nel film. Poi naturalmente parlando insieme anche con Claudia e così via abbiamo cercato di rendere una cosa un po' più cinematografica e divertente, inserendo quello che è tutta la parte relativa alla masturbazione. Una delle altre scene, perché erano qui 4 o 5 che sono scene sorprendenti, è quando loro viaggiano in questo paesaggio con le colline, così si fermano e c'è uno che è un po' distante, un po' più sotto, sta spalando, anche qui misuro, merda di vacca. E guarda, loro filmano e guardano lui e gli dicono non guardare macchine, non fare il tuo lavoro, non guardare macchine. Poi lì il rapporto col film mi viene ad un certo punto perché loro si mettono a parlare tra di loro e parlano di chi è andato con la ragazzina prostituta e dicono non si sarà neanche accorto che era minorenne. È come se lì davvero quello spalare, quella roba lì della nuca, corrispondesse a quello che loro stanno dicendo del loro mestiere, anche loro sparano robaccia.
He sometimes captured. Yeah, maybe sometimes the journalists, the people around are making much better connection between stories than you are thinking at the beginning. The story about the Careța, Căruța is in Romania, it's very similar. And it came just because when I've been with my DP, the location, and because he worked like FIXER, working with French and Italian and German journalists, I asked him for what kind of scene you will stop. Some journalists are stopping the car and they should turn. He remembered, you know how you sometimes finding in countries like Romania, Caroța, they are full of shit and something like that. They will stop for sure to shoot it. Okay, then let's have it in the film. I didn't really connect if it's. This is about the story of the girl and abusing that it's shit. So we just try to make it, maybe lighter the situation, and also very realistic. I know it's very surrealistic maybe in the film, but in Romania it's happening. And it was very easy actually to find the guy, that guy with, it's very clear, it was from the village very close to where we shot, and I just, please come at the 7 in the morning with this kind of shit, no problem. Anyway, he's doing something like that. So, forse diciamo che il collegamento che hai fatto tu può essere corretto, però non era, cioè io non ci ho neanche pensato. In realtà, sì, no, può essere correttissimo anche dal punto di vista giornalistico e così via, però io non ci avevo pensato, nel senso che quello che ho voluto fare, semplicemente inserendo questo tipico carretto pieno di cacca di mucca, era il fatto, di letame insomma, era il fatto che appunto è tutto derivato dalle conversazioni proprio con il direttore della fotografia e derivato dal fatto, stavamo parlando di come rendere sia più leggero sia più realistico il tutto, perché lui quando appunto aveva lavorato come FIXEUR si era trovato in queste situazioni per cui aveva utilizzato queste persone, questi contadini magari per determinate necessità perché gli servivano per informazioni e così via. Queste persone sono delle figure molto facili da trovare in Romania, insomma si incontrano normalmente nelle campagne, sono molto disponibili, infatti gli chiedemmo a queste persone di presentarsi lì alle 7 di mattina per girare e loro non hanno avuto nessun problema e semplicemente la loro presenza è stata utilizzata per rendere tutto più realistico proprio perché sono parte di quello che è il paesaggio rumeno normale, il carretto e tutto il resto e in parte anche per alleggerire, dare un tono più leggero a tutta la conversazione, adesso te sto. Sì. C'è un'altra scena che mi sembra sia utilissima per capire la situazione morale del film, anche se non ci sono tanti dialoghi sulla questione morale del film, no? Però ci sono delle scene che la fanno intravedere e quando loro sono tutti quanti all'hotel, tutti a cena e c'è la cantante che canta No, je ne regrette rien e loro lo tratta male perché dice quello che tira fuori il proverbio gallina vecchia fa un brodo così. Il francese si alza, canta anche lui la canzone e Radu suona il sax e li accompagna. E lì davvero No, je ne regrette rien non rimpiango nulla di quel che ho fatto, sta facendo una cosa sporca proprio. Vedi che non lo sa neanche lui che ci ha messo tutto questo. Bello, eh? Diglielo che non It's just a famous, of course it's a connection, of course it's a connection all the time, but at the same time it's so famous with this song that even in Romania they are knowing and they are singing sometimes
And yes, but also it's very common to not regret, to not have regrets for anything. It's I think it could be for almost for any kind of story somehow. So it's yeah, you can connect with many plots from many films if you want. So we want to be very universal and not to not become so important the lyrics, the words. But yeah, it is. Cioè, in realtà la canzone lì perché è sempre un dato della realtà, nel senso che è talmente famosa e talmente conosciuta anche in Romania che viene cantata anche spesso, sovente. Poi ovvio vi può essere letto questo collegamento, però in ogni caso diciamo che è una tendenza naturale per qualsiasi storia, per chiunque, insomma, è normale non aver fatto delle cose e in realtà non pentirsene. E quindi siccome è una tendenza normale, noi vorremmo essere insomma, universali, non proprio specifici, legati a una specifica storia, anche se questa può essere sì, collegamento in quel senso. Sì, sì. L'ultima è la citazione finale con il proverbio latino, le 3 parole latine scritte in piscina Citius, Atius, Fortius. Quello però è chiarissimo. Yeah, unfortunately it's too clear, and at the swimming pool where we shot, it's from there, from the we put it there. Actually, we think about maybe it's good for the title of the film, but we said it's too much, it's really too much, and it's on the nose, and actually maybe not too many people will know what it's about. It's Latin. And finally, we kept this for the ending, for keep it far away, but not in your face, because yeah, in a way, it's very much about this, how we are abusing maybe even our children in this competitional world for being number one, to be the best. And again, it's a great zone and we talk a lot writing the script, how we are doing with, how we are behaving with our own children, what is maybe abuse, maybe not, when you are pushing them to be the number one or to sing an instrument, to learn so many things. And this is also, it was born the subplot about the connection between the main character and the boy. Sì, sfortunatamente in realtà è troppo chiare quelle parole, per quanto inizialmente volevamo utilizzare come titolo del film, però in realtà abbiamo poi pensato di mantenere una certa distanza, inserendolo poi alla fine un po' a distanza, diciamo, anche perché ci sono anche persone che latino non sanno nemmeno cosa sia, però in realtà crea tutto questo, crea anche un collegamento tra quello che è il personaggio principale e il ragazzino e la tematica anche di nuovo di quello che può essere o meno maltrattamento o abuso, nel senso può anche essere nell'ambito familiare, se non è necessario picchiare, ma semplicemente spingere all'eccesso, l'ambizione, in fondo personale, per riverberandole in quello che sono i propri figli del film, so che deve sapere tutto, deve suonare lo strumento, deve essere il primo, arrivare primo in una gara così via, quindi bisogna, anche in questo caso vi è un collegamento con la linea sottile tra non e maltrattamento. Bene, Adrian è anche giuria, ma non gli chiederemo niente sui lavori della giuria. Grazie mille per il suo